Ho fatto un pensiero che però non so se ha un senso. Cioè? E si illumina là. Allora, io sto guardando, non c'è la porta, No. nel senso che c'è un muretto che corre tutto attorno C'è una uguale. catenella. C'è una catenella, esatto, ma non c'è la porta del cimitero, non c'è. nel senso non c'è un punto dove non c'è il muretto basso. No. Quindi, o c'era stato? ma non so, vabbè, pazienza. Io ho identificato quello come il punto d'entrata, Penso perché di sì. c'è questa stradina. Io non so ai tempi come fosse la cosa. Certo. Mi sono immaginata qualcuno che non può entrare nel cimitero. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Siamo partiti con l'idea di visitare questo cimitero che abbiamo anche visto attraverso gli occhi di alcuni urbex che seguiamo, perché sono video che seguiamo volentieri, e ci ha incuriosito questo cimitero, uno perché appunto è curiosa la storia, perché proprio di storia ce n'è tanta, si pensa alla guerra d'indipendenza, e poi perché, detto molto volgarmente, dietro casa, quindi era di facile, esatto, lo si poteva raggiungere facilmente. Esatto, abbiamo detto ogni tanto non facciamo 500 km per fare un'indagine, e quindi siamo usciti con quest'idea. Allora, cosa è successo? È successo che mi verrebbe da dire niente, però poi gli strumenti hanno dato invece delle sufficienti risposte, perché il K2 ha fatto il bello e il cattivo tempo. Mi è piaciuta tantissimo quella che è stata il pensiero ad alta voce di Lara sul finale, che secondo me non è tanto campato per aria. È ovvio che si va nel mondo della narrazione anche un po' fantasiosa, però comunque quello che ha detto Lara secondo me ha molto senso, anche perché era tutto concentrato in un punto più che nell'altro. Era tutto concentrato a quella che noi abbiamo identificato come l'entrata del cimitero, e quel pensiero che mi è venuto all'improvviso mi ha fatto pensare a quello, cioè a qualcuno che non poteva entrare nel cimitero, o al contrario, abbiamo fatto anche quest'altra riflessione a posteriori, qualcuno che non poteva uscire. Però l'idea di qualcuno che invece non potesse entrare mi risulta più plausibile. Forse pensare a qualche soldato, anche se il cimitero è posteriore, a qualche soldato magari morto nelle vicinanze, in quella zona, che non ha avuto la degna sepoltura e che non può entrare in un qualsivoglia cimitero, anche in quello, perché non gli è dato, insomma. Esatto. E questa cosa qua mi è rimasta. Sarà la versione romanzata, no? La versione 2.0. La versione 2.0 alla Cristian Alpini, però non penso che sia così campata per aria. No. E chissà, probabilmente veramente qualcuno, e continuo a pensare ad un soldato che vaga per quei campi, per quelle vigne, e vedendo questo posto vorrebbe entrare, quasi come per dire: finisco il mio viaggio e ne inizio un altro, se si parla da credenti. Però non posso farlo perché non sono stato sepolto degnamente. Sì, tra l'altro, scusa ti interrompo, tra l'altro la cosa positiva per noi è essere arrivati e aver trovato campo libero, nel senso che, come avete visto, era tutto ben pulito, cosa che in altre indagini che abbiamo appunto visto, come ho detto all'inizio dell'analisi, era sommerso da migliaia di piante, arbusti. Sì, noi ci aspettavamo, sapevamo che era un cimitero piccolino, ma ci aspettavamo rovi, alberi, sterpaglie, e averlo quasi non eravamo sicuri di essere nel posto giusto, mentre invece era proprio quello, e averlo trovato pulito, sistemato, con addirittura i fiori vicino alla lapide del sacerdote, ci ha fatto veramente piacere, perché quei fiori erano veramente recenti. Ecco, una cosa da sottolineare inerente al fattore K2 in quella posizione, ossia verso l'ingresso
l'ingresso / uscita del cimitero è che, come abbiamo detto, lì effettivamente, come del resto in altri punti del cimitero, non c'era assolutamente niente, però il K2 si accaniva lì, cosa sì. che a 20 metri, perché avete visto che è un fazzoletto quel cimitero, ma neanche 20 metri, neanche, era esatto. proprio piccolo. E a 20 metri, ecco, non brillava in quel modo, se brillava timidamente. Curiosa la storia del 21, quando abbiamo fatto il generatore di parole, che vi abbiamo messo in sovraimpressione a cosa corrisponda, ma è anche un numero che abbiamo visto nella lapide. Nella lapide, esatto. Quando escono i numeri c'è sempre il punto di domanda, ma come anche quando escono le parole, ovvio. Perché per forza, ovvio che dalle parole, tante volte ci viene detto, ma dalle parole poi è facile ricostruire una storia. È facile fino a un certo punto, perché se non si conosce la storia del posto, uno potrebbe, tra virgolette, inventarsi di tutto, ma comunque sia vale la legge della logica, insomma. Non so dove l'ho detto questo, quando escono certe parole tra virgolette scontate, tipo fantasma, tipo spirito, tipo tavola Ouija, piuttosto che omicidio, ecco, quando escono queste parole noi le scartiamo a priori, certo le sentiamo, le teniamo presenti, ma le scartiamo, noi ne cerchiamo altre, noi cerchiamo parole strane, tra virgolette, parole che abbiano un senso con quello che si sta facendo, che hanno un senso con quello che si sta facendo e che possono voler dire qualcosa di più, perché altrimenti le classiche parole sono troppo scontate. Lo stesso vale per i numeri. E quando escono i numeri, o la cosa ti viene nell'immediato. Quando è uscito il 21, avete visto, io di riflesso mi sono girata e ho guardato la lapide dietro e mi sono accorta che c'era il 21, e poi abbiamo trovato il riferimento della data, per cui è stato veramente interessante, ed è bello quando poi scopri delle affinità e delle come dire, delle concomitanze. Ecco, per cui per tutti i colleghi che ci vogliono fare le pulci, sempre che ce ne siano, ecco, quando troviamo numeri che non c'entrano niente, li giochiamo all'otto e diventiamo ricchi. Infatti si vede, no? Si vede, okay. Pezza il culo da quando ci conoscete, però vabbè. No, a parte gli scherzi, io spero vi sia piaciuto questo video, ma soprattutto quello dell'indagine, e ci ritroviamo presto su questi canali. Iscrivetevi a questo canale, non ne abbiamo tanti, iscrivetevi, condividete il video, lasciate un commento. Diteci la vostra opinione e a presto. Ciao. Ciao.